Inter-Fiorentina 0-1, il gol di Bonaventura decide un'altra partita, l'ennesima sconfitta per la nostra Inter, la terza sconfitta consecutiva, 10ª sconfitta in campionato, siamo ben oltre la quota 1/3 delle partite perse in questo campionato e vorrei dire di essere sorpreso, Simo, vorrei dire che non me lo aspettavo, ma sarei assolutamente bugiardo, perché la sensazione prima della partita l'avevamo respirata, l'abbiamo commentata anche nella scorsa diretta, ma soprattutto è stata sempre lo stesso copione, lo stesso tipo di partita, perché anche oggi per l'ennesima volta potremmo dire le stesse cose, cioè non è possibile avere dei calciatori strapagati che al primo momento ti chiedono il rinnovo di contratto, che hanno cifre sui propri contratti spaventose, attaccanti da 115 milioni di euro, tutto quello che vuoi, non è possibile ancora una volta non riuscire a mettere un pallone da 0 metri dentro quella cavolo di porta, così come non è possibile vedere una difesa intera che dorme su un calcio d'angolo lasciando il pallone a Bonaventura che mette dentro il gol decisivo, giocatori che rinnovo di contratto 7 milioni, 4, 12 milioni, eccetera, eccetera, e non riusciamo a portare a casa una partita in cui la Fiorentina, secondo me, ha dimostrato di essere meno forte. Per quello che ho visto io, si vedeva che l'Inter è di un altro livello come potenzialità, come individui, come squadra, e ci mancherebbe pure, visto quello che costa questa squadra. Però dall'altro lato loro hanno giocato da squadra, si sono messi lì, sapevano come poterci incartare, hanno sfruttato l'occasione e noi poi è iniziato il solito copione, cioè di una squadra che magari, chi è che diceva, abbiamo commentato spesso, no more pazza Inter, magari rivedere la pazza Inter, che almeno ti alternava qualche botta d'orgoglio. Qui l'orgoglio non c'è più, qui noi sappiamo purtroppo che la reazione dopo il gol preso non ci sarà, perché ormai il copione è questo. Io commentavo anche ironicamente durante la diretta, forse andavo in motorino l'ultima volta che l'Inter ha segnato un gol su azione, cioè tra Juventus con lo Spezia su calcio di rigore, col Porto, eccetera, eccetera, non segniamo più, cioè l'Inter come carattere, come orgoglio, nemmeno l'orgoglio, nemmeno il carattere. E io dico, lo so già quella che sarà gran parte del commento, cioè Inzaghi deve essere esonerato oggi, deve essere esonerato domani. Io Simo sono più preoccupato ancora e ti dico questo, invidio chi è convinto e chi ritiene, cioè invidio la sicurezza di chi dice che cambiando Inzaghi oggi la cosa cambierebbe. Io non sono così ottimista. Per me cambiare Inzaghi non basta per scuotere questa squadra che non so veramente dove è finito l'orgoglio di vestire la maglia dell'Inter. Non so veramente cosa dire. Può bastare nel momento in cui forse può esserci bisogno di una scossa, perché comunque fai 3 sconfitte di fila, 4 nelle ultime 5. Non è roba nemmeno da Inter che arrivava quarta, cioè roba da Inter che arrivava settima in quegli anni terribili. Quindi eventualmente è giusto questo, ma cioè alla fine basta vedere la partita di oggi per capire che se anche metti chiunque altro in panchina, cioè se poi Lukaku da un metro tira fuori o nell'altra situazione non calcia, nell'altra non ci arriva, nell'altra sbaglia Dumfries, nell'altra sbaglia Barella, cioè poi l'allenatore non gioca, a prescindere da chi sia questo allenatore. Comunque, ci sono due cose, due macro problemi. Uno è quello che hai sottolineato per bene tu, e cioè che questa Inter non reagisce più. Cioè quando al primo pugno che prende, cioè il primo gol, è KO completa. Cosa che invece anche solo l'anno scorso, per rimanere nella stessa gestione tecnica di oggi, ma comunque anche storicamente, diciamo, come dicevi bene, la pazza Inter era proprio quel tipo di squadra che invece fino all'ultimo ti sapeva sorprendere nel bene e anche nel male, ma comunque spesso anche nel bene. Oggi invece l'Inter prende un gol e è KO totale, a prescindere che sia contro il Bayern Monaco, contro la Fiorentina o contro chiunque, perché una volta su 10 forse crei qualcosa, le altre 9 sai già che vai a casa con 0 punti, e questo è un problema grave. L'altro problema grave, che è precedente a questo, è che tu fai un primo tempo in cui se chiudi 4-0 non rubi niente, però lo chiudi 0-0. E qui c'è un qualcosa da capire e da risolvere, perché i giocatori forti li hai,
sono giocatori forti. No? Prima si diceva Lautaro non è un killer sotto porta, e oggi però era Lukaku in campo e lui ha fatto lo stesso numero di errori, arrivando da 2 partite in nazionale dove ha convertito in rete ogni possibile palla. Quindi è veramente... non ho le armi per capire quale sia il modo per risolvere il problema. Sono d'accordo con te quando dici che invidi la sicurezza di chi addossa tutte le colpe ad un singolo, perché cioè, se non è semplicistico oggi addossare le colpe ad un singolo, che sia Inzaghi, che sia Lautaro, che sia chiunque, non lo so. Io credo che sia necessaria una rifondazione complessiva a tutti i livelli. Cioè il tecnico salta sicuro, perché all'Inter non puoi perdere 10 partite. A meno che non vinci la Champions, e la Champions non la vinci, il tecnico salta sicuro. Ma quello che si diceva è appunto che limitarsi a cambiare il tecnico non cambia nulla, perché poi la rosa ha i suoi limiti e molti dei problemi arrivano anche a prescindere dal tecnico. Quindi secondo me bisogna fare un bel ripuliste della rosa. A livello poi di dirigenza io ho la mia idea, ma vabbè, il problema è che poi manca la materia prima, a quanto pare. E quindi sei un po' in un vicolo cieco, cioè tu fai tutto il progetto, ma se poi manca il denaro, lo lasci sul foglio e non lo concretizzi. Infatti il mio discorso è questo, come succede spesso viene travisato. Non ho detto che Inzaghi è incolpevole, ho detto che secondo me chi reputa che semplicemente cambiando l'allenatore magicamente quest'Inter torna a vincere tutte le partite, non sono d'accordo. Ecco, per me è uno dei problemi. Non sto vedendo un allenatore in grado di guidare la squadra in questo momento, e quindi penso che ci sia però anche un'altra serie di problemi da risolvere. Tra tutti, lo dicevamo, io guardo questa partita oggi, adesso siamo a caldo, poi domani mattina, come facciamo sempre, mi riguardo la partita e la ricommentiamo anche più a freddo. In questo momento, a caldo, appena finita la partita, ripenso a quello che ho visto in questa gara. Ho visto la solita partita, ne abbiamo visto decine di partite così, dove nel primo tempo siamo partiti con un po' di confusione da una parte e dall'altra, cioè sia l'Inter che la Fiorentina, diversi errori in costruzione, entrambe però hanno cercato di giocare anche in maniera molto aggressiva, sapevano entrambi come far male all'avversario. L'Inter, secondo me, oggi ha fatto vedere qualcosa di interessante nel primo tempo, andando più verticale sugli attaccanti, cosa che nelle ultime partite avveniva meno. Eravamo molto più orizzontali, molto più nella gestione della palla, che poi diventava sterile. Oggi andavamo più verticali e molto spesso abbiamo trovato anche Dumfries solo, Lukaku in contropiede, qualcosa abbiamo generato. Poi è sempre mancata la finalizzazione, o perché si sbagliava all'ultimo passaggio, o perché Mkhitaryan fa l'azione solitaria e vuole concluderla lui. Lo stesso vale per Lukaku, io non penso di esagerare se dico che Lukaku ha avuto 3 palloni che un attaccante normale almeno uno lo mette dentro, ma io dico, ma proprio per tenermi stretto, 3 palloni che il Belotti di turno, per Cabral. il A punte Cabral invertite. il Dessers di turno te la mette dentro, Lukaku no. E quindi questo secondo me va detto, cioè se tu i gol nascondono, come dicevo tante volte, come dico tante volte, nascondono i problemi sotto al tappeto. Se tu non li fai, prima o poi, lo abbiamo visto, lo prendi, perché la difesa, poi anche la difesa è svagata. Per me, Simo, ho visto tanti dare la colpa a Onana sul gol preso perché smanaccia male il pallone. Voglio rivederlo. Io non ci trovo sinceramente grossissime colpe in Onana in quel gol preso che ci aveva salvato prima. Ci vedo un Bastoni che barca Bonaventura così molto allegramente. Forse stava pensando al rinnovo di contratto, a quanto chiedere, non lo so. Ci ho visto questo, cioè non c'è serenità. Sono d'accordo col commento di Christian, e questo è il problema, perché secondo me quando poi manca la serenità vai un po' con la gamba un po' più tirata al momento del tiro, vai un po' più con la mente non lucida. E quel segnale, tu Simo dicevi che poteva essere un segnale positivo, che Lukaku vuole risolvere la partita da solo, eccetera. Io non sono troppo d'accordo, perché quando qualcuno si prende questa incombenza, comunque questa cosa di voler risolvere
la partita è un segnale negativo, almeno come lo interpreto io e per come sta andando adesso come sta andando anche adesso la situazione. Il copione è sempre quello. Fino al 60° potremmo magari anche aver meritato il vantaggio. Poi prendi il gol e la perdi. Il copione dell'Inter è sempre questo. Lascio a voi dare le responsabilità a chi volete. Sì, ma le ultime due soprattutto, cioè Spezia e oggi sono sinistramente simili, per non dire uguali, al di là del punteggio diverso. Io sto rivedendo ancora a ripetizione i gol sbagliati da Lukaku, anche qui, perché poi bisogna sempre specificare, puntualizzare per mettere, non è un attacco a Lukaku in quanto tale. Oggi ha fatto una prestazione indegna, oggi prende 2 in pagella Lukaku, perché a livello di costruzione per me ha fatto anche una discreta partita anche nel primo tempo. Però ragazzi, se tu devi fare tripletta per le occasioni che hai e chiudi con 0 gol, prendi 2. Se sei un attaccante che si chiama Romelu Lukaku, che ha quello stipendio e quel peso. Cioè, è questo il discorso. Il problema è talmente ampio ed è talmente distribuito che da un lato fai fatica a fare una gerarchia, anche perché comunque ognuno fa la sua. C'è chi mette prima Inzaghi, chi mette prima la squadra, chi mette prima la dirigenza, ed è normale. Però appunto, se poi devi risolvere questi problemi, auguri a chi deve risolverli, perché ad oggi è veramente un disastro, ed è paradossale perché disastro è nel momento in cui sei ai quarti di Champions e comunque ai semifinali di Coppa Italia. Cioè adesso non è che puoi permetterti di sbragare completamente, hai ancora 2 competizioni da giocare, ma comunque hai ancora il campionato, perché se arrivi quinto è un dramma clamoroso a livello economico e di progetto, altro che cambi, Conte, cioè zero completo. Questo è il problema. A proposito, ti faccio vedere la classifica. Il Napoli a 71 giocherà domani, la Lazio a 52 può scappare a più 5, l'Inter rimane inchiodata a quota 50, 3 sconfitte consecutive, 5 sconfitte nel 2023, 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 6, per darti un po' di numeri su questa Inter. Milan 48, che ha una partita in meno, l'Atalanta ci raggiunge di nuovo, torna a -2 dall'Inter, la Roma può agganciarci di nuovo visto che ha 47, affronta la Samp, e la Juventus, nonostante la penalizzazione, vabbè, poi vedremo quello che accadrà, comunque è a 41, può salire a 44. È tosta, è veramente tosta. E io in questo momento sono sinceramente preoccupato perché per il gioco qualcosa si vede, qualcosa si fa, però è preoccupante che questa squadra non riesca a sbloccarsi proprio mentalmente e si sia avvitata in un ripetersi sempre delle stesse situazioni. Se non vedo una scossa io sono seriamente preoccupato. Non so Simo se tu vuoi aggiungere qualcos'altro su questa partita. No, io son preoccupatissimo anch'io, non siamo assolutamente i favoriti per il quarto posto, perché secondo me, a parte le prime 2 di oggi che sono quelle che hanno mostrato il meglio, ma ci sono anche altre squadre dietro che hanno una compattezza diversa, pur magari peccando in altri reparti. È bene che ci si renda conto, non noi tifosi che possiamo fare il giusto, ma internamente è bene che ci si renda conto che il quarto posto è un obiettivo che è molto più importante di quello che mi sembra di percepire che loro ritengano importante. Cioè, non è un trofeo, ok, ma devono capire che il quarto posto è più importante anche della semifinale di Champions, perché la semifinale di Champions ti porta dei soldi, del prestigio, ma se l'anno prossimo arrivi quinto, ribalti completamente tutto. È bene che lo capiscano, anche quelli, come dicevi bene, che sono pronti a chiedere rinnovi su rinnovi, a stipendi rialzati e poi offrono prestazioni di questo tipo. Sono senza parole. Con questo sto leggendo tanti commenti. Sono d'accordo con chi dice anche oggi abbiamo creato tanto, ci sono state delle occasioni, sono d'accordo. Però questa era una cosa che io posso accettare in 1, 2, 3 partite all'anno. Siamo alla 10ª partita in cui ci ritroviamo a dire abbiamo creato questo, abbiamo fatto quello, abbiamo creato quell'altro e poi abbiamo perso. Il momento di analizzare queste cose è finito, secondo me. Ci va bene, questo va detto, secondo me, ci va bene che anche le altre non stanno facendo qualcosa di clamoroso. Però io continuo a non vedere in quest'Inter dei segnali che mi fanno pensare che se le altre continueranno così, noi arriveremo più lontano. E finché siamo qui dico ok, però non ci aspetteranno per sempre.
e noi dobbiamo innanzitutto cominciare a pensare a noi, perché l'Inter adesso sta vivendo il periodo più brutto di questa stagione, senza alcun dubbio, a livello di prestazioni e a livello di risultati, non c'è veramente dubbio. La chiudo qui, questa clip, a parte troverete le pagelle, e lo so, che pagelle vedremo. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale tutti i giorni in diretta per poter analizzare quello che sta succedendo e prepararci poi adesso alla sfida contro il Benfica, che sarà veramente tosta. Prima e poi c'è la Juventus in Coppa Italia.